sono Lucia. E io sono Alessandro e questa è la rubrica Sogno un mondo. Intervisteremo ogni volta alcuni volti delle missioni che ve le racconteranno in prima persona. Iniziamo da Crotone, la prima missione ad essere fondata. Com'è la prima domanda? Sì, un attimo Rosetta, ora iniziamo. Potete presentarvi? Rosetta Scaliso, 84 anni, pensionata, vivo a Crotone. Maria Paola Perpiglia, 21 anni e studio chimica farmaceutica all'Università della Calabria di Cosenza. Se diciamo Pia Società San Gaetano, voi dite? Missionari, preti, diaconi, sempre attenti alle necessità dei fratelli. I religiosi passati per Crotone, le varie attività che abbiamo svolto insieme nel quartiere, con i bambini, il GREST. E se diciamo Dono Torino, che immagine vi viene in mente? Quando veniva a Crotone si fermava sempre con noi d'estate. I ragazzi erano al campo scuola, andavo a trovarle. E i ragazzi ancora hanno Don Torino un ricordo meraviglioso. Il sorriso che ha in tutte le foto. Avete conosciuto Don Ottorino? No, Sì, Qual è il tuo primo ricordo di Don Ottorino? una foto con scritto Don Torino, prete contento. E l'ultimo? primo lunedì di agosto del 72 ha celebrato devozione per le anime del purgatorio e lui ci ha detto pregate tutti i vostri morti che vi sono sempre vicini. In che momento siete rimaste colpite dalla congregazione? All'assemblea delle amici a Loreto, nonostante fossi molto piccola, ricordo ancora il clima di amicizia che si è creato in pochi giorni. Appena sono venuti, Don Marcello ci ha parlato subito della congregazione, di Don Ottorino, il carisma. E io mi sono subito ritrovata in essa, soprattutto per l'attenzione agli ultimi. Completate la frase. Sogno un mondo? Dove tutti i giovani siano allegri e sorridenti come Don Ottorino. Spesso ci facciamo prendere troppo dalle preoccupazioni e dalle ansie, ci dimentichiamo di fermarci a sorridere delle cose belle. Mi è rimasta sempre impressa questa immagine. Don Ottorino sull'aereo guarda tante terre e sogna che ci siano tanti missionari che vadano a portare il Vangelo. Quando è iniziata la missione a Crotone? 16 luglio. 1963. E dove è iniziata la missione? Il vescovo aveva affidato le 3 parrocchie, le zone più periferiche della città, Sant'Antonio, Fondo Gesù e San Francesco. A Sant'Antonio c'era la chiesa, a Fondo Gesù non c'era niente come a San Francesco. Allora i sacerdoti celebravano le messe sui balconi e la gente andava ad ascoltare la messa portandosi le sedie da casa. In che spazi e con quali attività si svolge la missione ora? Per lo più nella parrocchia di Fondo Gesù e di San Francesco, con le attività dell'impegno di vita, del mercatino missionario, del Come Gesù. Con quante persone è partita la missione? 6-7 persone coinvolte per la pastorale, per conoscere le esigenze, la realtà del posto. Poi sono state aiutate, possiamo dire, quasi tutto il rione. E oggi, Maria Paola, sono presenti tante persone? Molte persone e un gruppo veramente molto numeroso. Come siete state chiamate ad aiutare nella missione? Per i ragazzi c'erano i diaconi, invece per le ragazze ci voleva un aiuto dal vescovo. Ha mandato noi dell'azione cattolica appunto a dare un aiuto ai missionari. Ho svolto l'attività di ministrante Rice. Ho capito che era il mio posto perché mi dava una gioia immensa. Raccontateci un bel ricordo della missione. Con i ragazzi di Fondo Gesù si preparavano delle recite, facevamo tanti bei lavoretti per la pesca, erano dei momenti molto divertenti, gioiosi. Il diacono Juan spesso ci invitava a pranzo. Per condire l'insalata di riso ha pensato di simulare il sapore del maionese creando un miscuglio a base di olio, aceto e limone, un'esperienza agghiacciante. Vi va di condividere anche un ricordo difficile legato alla congregazione? Santa Teresa c'era una casa molto povera, 2 mattoni e una tavola di legno e su questo c'erano seduti dei bambini, poveretti, tutti spauriti, e una donna, mastra, con una bacchetta grandissima che terrorizzava questi bambini. Da qui è nata l'esigenza della scuola materna. Quando la congregazione ha deciso di chiudere la missione. Come deve essere per voi un missionario? Carismatico Essere disponibili, Accoglienti. accoglienti, pronti all'ascolto. e deve saper coinvolgere. Qual è il motore che vi spinge nel servizio? Con le parole di Don Ottorino, amare Dio, conoscere Dio, farlo conoscere e farlo amare. Il fatto di sentirsi parte di una
famiglia, ognuno da una mano mettendo a frutto le proprie capacità. Cosa è necessario nella missione? L'ascolto del territorio, delle persone, le esigenze. Ci sono tante distrazioni, quindi la missione adesso deve essere più in uscita. Se la missione fosse un film, sarebbe? Una famiglia quasi perfetta. La Bibbia secondo Pierino, un cortometraggio della Pia Società San Gaetano. E se fosse una canzone? Gratitudine del libro Dono. Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Questa lunga storia d'amore. Dici un sentimento che racchiuda la missione. Gioia. Spiegate cos'è la missione ad un bambino. Gesù è un bambino come te, è un fratellino, è venuto per esserti sempre vicino, per volerti bene e per proteggerti. Come una macchina invisibile che distribuisce amore in tutto il mondo. Rosetta e Maria Paola, lasciateci con un'ultima frase. Mamma, ti voglio bene, fammi santo. Sono al mio posto. Grazie Rosetta e Maria Paola per averci aperto una finestra sul vostro mondo. Un ringraziamento speciale ai tecnici audio Patrizia e Piero da Crotone. A presto con la prossima intervista!